Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Siamo a meno di una settimana dalla Pasqua ormai e ancora non vi ho fatto vedere questa, come si prepara la pastiera napoletana, il tipico dolce partenopeo, tipico proprio del periodo di Pasqua. Quindi direi che proprio abbiamo centrato il periodo, ora andiamo subito sul piano da lavoro e vediamo come si prepara questa delizia dai 1000 aromi, dai 1000 profumi. Andiamo! Per realizzare la frolla per la nostra pastiera napoletana abbiamo bisogno di 250 g di farina 00, la classica farina del supermercato, 125 g di zucchero semolato, 125 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, 5 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, della scorza di limone arancia, mi raccomando che siano edibili, 2 uova intere e una bustina di vanillina. Vediamo ora come procedere. In una ciotola andiamo a mettere le uova, il lievito per dolci, il pizzico di sale, la scorza di limone ed arancia, la bustina di vanillina ed infine tutto quanto lo zucchero. Dopodiché con una forchetta cominciamo a miscelare il tutto. Una volta amalgamati tutti questi ingredienti inseriamo tutta quanta la farina setacciata così da avere poi un impasto setoso e senza grumi e con l'aiuto della stessa forchetta cominciamo ad impastare. Una volta raggiunta questa consistenza andiamo ad inserire tutto quanto il burro ammorbidito a temperatura ambiente, poi con le mani andiamo e cominciamo ad impastare. Mi raccomando, siate molto delicati perché l'impasto non dovrà essere surriscaldato e non dovrà crearsi una maglia glutinica, quindi impastiamo per circa 1-2 minuti. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, spostiamolo quindi sul piano da lavoro leggermente infarinato e compattiamolo fino a formare una palla. Ora aggiungiamo un velo di farina sulla superficie dell'impasto e copriamolo con della pellicola da cucina, dopodiché mettiamolo a riposare in frigorifero per almeno 3-4 ore. Nel frattempo che la nostra frolla riposa in frigorifero prepariamo il ripieno. Per farlo abbiamo bisogno di 560 g di grano per pastiera, 3 uova intere, 30 g di limoncello, aroma fior d'arancio e se lo trovate anche l'aroma millefiori, 250 g di zucchero semolato, 250 g di latte, un pizzico di sale, la scorza di mezzo limone e di mezzo arancio, mi raccomando che siano sempre edibili, e 250 g di ricotta vaccina o ricotta di pecora. Vediamo ora come procedere. Per prima cosa dedichiamoci alla preparazione del grano. Mettiamo dunque tutto quanto il grano in una pentola insieme a tutto il latte e cuociamo, tenendo mescolato per circa 15 minuti fino ad ottenere un composto cremoso proprio come questo. Se preferite un ripieno più liscio ed omogeneo, potete tranquillamente frullare metà del grano, così da ottenere un composto più cremoso. Terminata la preparazione del grano, non ci resta che continuare con la preparazione del ripieno. Cominciamo e misceliamo tutto quanto lo zucchero con la nostra ricotta e con l'aiuto di una forchetta misceliamo il tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. A questo punto prendiamo il nostro grano ed inseriamo tutto quanto il sale, il limoncello, la scorza d'arancia e la scorza di limone, l'aroma a fior d'arancio a seconda del gusto e cominciamo a miscelare il tutto. Amalgamati bene tutti questi ingredienti, inseriamo quindi la nostra crema di ricotta e zucchero e cominciamo a mescolare delicatamente. Ora prendiamo le uova e con l'aiuto di una frusta le sbattiamo leggermente in questo modo ed infine le aggiungiamo al composto ottenuto in precedenza. Quindi mescoliamo delicatamente il tutto per circa 1 minuto fino ad ottenere un composto omogeneo come questo.
Ora che abbiamo ultimato la preparazione del ripieno della nostra pastiera napoletana, non ci resta che imburrare e infarinare uno stampo per torte del diametro di circa 24 cm. Passate 3-4 ore di riposo della frolla in frigorifero, possiamo estrarla e procedere. Tagliamo circa 2/3 dell'impasto, perché 1/3 ci servirà per creare le strisce sopra la pastiera, e procediamo con la stesura della frolla con un mattarello fino ad ottenere un disco dello spessore di circa mezzo centimetro. Se l'impasto risulta un po' appiccicoso, ovviamente aiutatevi con un velo di farina durante la stesura. Una volta stesa la frolla, per trasferirla all'interno dello stampo vi consiglio di seguire questo piccolo suggerimento. Avvolgete la frolla delicatamente attorno al mattarello. Ovviamente cospargete leggermente con della farina per far sì che la frolla non si attacchi. Dopodiché prendete la vostra tortiera e srotolate al suo interno la pasta frolla, in questo modo. Ora, delicatamente con le mani andiamo a far aderire tutta quanta la frolla sulla superficie della nostra tortiera. Ed infine, con l'aiuto di un coltello, andiamo a rifinire per bene tutti i bordi. A questo punto siamo pronti per dare il via alle danze ed aggiungere tutto quanto il ripieno all'interno della nostra pastiera. Ora spostiamo momentaneamente la nostra pastiera, spolverizziamo con della farina il piano da lavoro e stendiamo la pasta che era rimasta. Con l'aiuto di un mattarello e di una rotella per pizza creiamo delle strisce della larghezza di circa 2-3 cm e disponiamole sulla pastiera così come mostrato nel video. Una volta disposte le strisce, con un coltello rifiniamo tutto quanto il bordo della nostra tortiera in questo modo. Ora, con i pezzi di pasta frolla avanzati, creiamo un rotolino di circa 1 cm di diametro e disponiamolo tutto attorno alla nostra pastiera, in questo modo. Ed ultimiamo la decorazione premendo con una forchetta lungo tutta la circonferenza. Arrivati a questo punto siamo pronti per andare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 50-60 minuti, fintanto che la frolla avrà assunto un bel colorino marroncino ed il ripieno si sarà caramellizzato in superficie. Una volta che la nostra pastiera si sarà completamente raffreddata, siamo pronti per rimuovere lo stampo e trasportare la nostra pastiera su di un piatto. Ed ecco a voi la nostra pastiera una volta rimossa dallo stampo, davvero bellissima e soprattutto profumatissima. A questo punto, se lo desiderate, potete decidere di cospargere tutta la superficie con dello zucchero a velo, proprio come ho fatto io. Madonna mia amici, non avete idea di che profumo sale da qua, cioè la casa è completamente invasa da profumo di pastiera, quindi io ora mi sono armato di coltello e devo assolutamente fare la prova dell'assaggio subito. Quindi proviamo subito a tagliarne una strisciolina. Che goduri amici, guardate che
mamma mia che spettacolo, aspetta che ve la faccio vedere più da vicino. Innanzitutto giro anche questa così la potete vedere. Guardate che delizia, guardate, allora la pasta frolla croccante attorno e il ripieno col grano cotto morbido e cremoso. Vedete i dettagli, le scorze di limone, d'arancia che danno colore. Il profumo davvero non riesco a descriverlo, ma come dice il mio amico, un modo per provarlo c'è, dovete fare la ricetta. Quindi amici, devo ammettere che almeno secondo me ho ottenuto un ottimo risultato su questa che è a tutti gli effetti la mia prima pastiera. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Ora non mi resta che fare lo sforzo, lo faccio io per voi, quindi non vi preoccupate, la provo io, va bene? Proviamo. Stratosferica sketch. Ragazzi, fuori dal normale. Ottima, ottima. Amici, sono veramente, questa volta lo dico ripetendolo 3 volte, veramente estasiato da questa super mega torta partenopea. Veramente un'esplosione di sapori, di gusti, di consistenze. È croccante fuori, morbida dentro, si sentono tutti gli aromi, il fior d'arancio, le scorze di limone d'arancia, tutto, si sente tutto dalla A alla Z. È veramente corposa e vabbè, abbiamo visto anche che gli ingredienti insomma ci sono, e che dire, dovete provare a farla, anche perché diciamo che tutto sommato io mi aspettavo che la pastiera napoletana fosse un dolce complesso alla portata di pochi, invece secondo me è un dolce che richiede un attimo di pazienza, richiede un po' di ingredienti, però tutto sommato come difficoltà in se stessa avete visto non ce ne sono, quindi basta avere un po' di pazienza nel preparare tutti gli ingredienti e si può fare benissimo un'ottima pastiera anche in casa. Per questa ricetta devo ringraziare tantissimo il mio amico Alberto del canale Chucks in Pasta, di cui vi lascio il link qua in descrizione, che mi ha dato il fornito una ricetta di cui ho modificato giusto un paio di ingredienti giusto per come la volevo io, e mi ha dato degli ottimi consigli e suggerimenti durante la preparazione, quindi grazie Alberto, andate a seguire i suoi video perché è veramente un ragazzo in gamba e che merita attenzione, con un ottimo canale e delle ottime ricette. Purtroppo amici, anche questo video è ormai giunto al termine, quindi come al solito vi invito a mettere un bel like qua sotto a questo video, mettendo un bel pollice in su, anche se il video non vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, e come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale Il Divo della Pizza. Soprattutto attivate anche la campanellina, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video riceverete un'ottima notifica che vi avviserà: oh, il Divo della Pizza ha messo un nuovo video, e quindi non ve lo perderete. Inoltre qua in descrizione come al solito vi lascio sempre il mio link alla mia pagina Instagram, dove potrete vedere tutte le foto che pubblico più o meno tutti i giorni, almeno quando riesco. E che dire, ci vediamo alla prossima video ricetta sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!